cos'è stato più difficile, il momento più difficile, la situazione più difficile che hai dovuto affrontare durante questo percorso? Il vedere, sì, mio marito spegnersi, vedere i suoi occhi spegnersi quando: "No, questo mese no". Ciao, sono Camila Martins e questo è il podcast Scoprirsi donna. Nella prima stagione di questo nostro podcast ascolteremo delle storie raccontate da donne che hanno affrontato il percorso di fertilità o lo stanno affrontando e anche alcune tematiche legate alla gravidanza. Donne che hanno smesso di chiedersi il perché e hanno visto nel loro problema un'opportunità. E oggi io sono qui con Eleonora. Ciao Eleonora, come Ciao, stai? bene. Ele, io so che la tua storia inizia da quando eri ancora piccola, so che hai dovuto affrontare già delle cose in età molto in tenera età, e quindi raccontaci un po' la tua storia, quando hai saputo che per te sarebbe stato difficile avere figli e raccontaci un po' Okay, il tuo allora percorso. io ho avuto il ciclo molto tardi e già questa cosa mi portava a essere diversa, perché vedevo tutte le mie compagne che magari a 14 anni così già avevano il ciclo e mi sentivo strana e non stavo bene in questa cosa. E poi dopo, vabbè, a 14 anni appunto mi è arrivato il ciclo, però non è mai stato regolare. E ho sempre chiesto a mia madre di andare a fare una visita, però inizialmente dicono: "No, i primi anni ti devi regolarizzare, eccetera", e quindi abbiamo sempre rimandato fino all'età di, 16 anni, 17 anni, in cui faccio una visita ginecologica, in cui vado lì, faccio un'ecografia e la dottoressa mi guarda e fa: "No dai, tranquilla, non hai niente". Quel "no dai, tranquilla" però mi ha sempre un po', puzzato, perché Mh-mh. non lo so, mi dava come se ci fosse qualcosa ma non me lo voleva dire. Il mio ciclo comunque non si regolarizzava perché facevo o mesi in cui non ne avevo, oppure facevo mesi in cui ne avevo addirittura 2 volte al mese. Fino a quando ai 18 anni ho detto: "Mamma, andiamo a fare questa visita". Allora vado dalla una ginecologa, mi fa la visita, finisce, mi siedo, mi guarda in faccia e mi dice: "Allora, tu hai la sindrome dell'ovaio policistico". Mi ha spiegato che cos'era, quindi che avevo delle cisti nelle ovaie che non scoppiavano e per questo non avevo ciclo, e mi guarda e mi dice: "Sappi che probabilmente non avrai figli". A 18 anni la mia reazione è stata sbiancare e quasi mettermi a piangere, il che la dottoressa forse ha capito che era un attimo stata Mh. forte nelle sue parole e mi guarda: "No, tranquilla, cioè non è che non le avrai, potrai averle ma magari con più difficoltà". Il problema è che ormai la frase era stata detta e nella mia testa da lì non è mai uscita e ogni tot risuonava, soprattutto anche quando poi pensi a una famiglia, quando magari trovi l'amore, ti sposi e tu c'hai questa cosa nella testa e sai che ti dai la colpa e ti dici: per colpa mia non so se avremo mai una famiglia con dei figli". E questo fino a vabbè, e cioè ovviamente sono in cura, eccetera, e per ora ancora figli non ci sono. I primi anni ho utilizzato la pillola per regolarizzarmi perché non è solo che non ho il ciclo, ma poi dopo esce dalla peluria dove non deve uscire, stai male, c'hai gli sbalzi d'umore, quindi serve per una serie di cose. Abbiamo deciso poi io e mio marito di provare a avere figli. I primi anni non arrivavano, però sapevo che avevo preso per tanti anni la pillola, quindi dicevo: "Magari è per quello", sapendo comunque nella mia testa non è mai uscito quel pensiero. E a un certo punto dopo un po' mi sono rivolta di nuovo a una ginecologa che mi ha indirizzato a un centro per la fertilità e da lì poi è iniziato tutto un iter. Non so se Sì, sì, tu hai iniziato quindi delle cure ormonali, delle cure diciamo, sì. sì, senza entrare nel dettaglio, cioè ci spieghi un attimino
com'è stato, no, questo percorso, com'è stato iniziare e come queste cure hanno avuto un impatto su di te, non solo sul fisico, ma anche sul tuo psicologico. Allora, noi abbiamo iniziato, non ricordo bene il periodo, c'era il Covid, sì, 2020, esatto, famoso 2020. 2020. Dovevamo iniziare in realtà inizio anno, ma proprio con il Covid avevano chiuso tutto e abbiamo iniziato tutto un iter da settembre. È stato, cioè sapendo, io già arrivavo sapendo che cosa avevo, però è stato pesante comunque perché cioè, ti scontri con una cosa, wow, e inizia un iter di esami infiniti che ogni volta ti aggiungono un peso sopra l'altro, perché tu lo sai, ma aggiungono solo una conferma, la conferma, la conferma. E alcuni esami sono stati pesanti, sono stata male fisicamente, oltre che mentalmente. Nel frattempo comunque tu non smetti, cioè la speranza c'è sempre, quindi anche lì tutti i mesi provi a vedere questo test che risulta negativo, fino a quando poi sono entrata nella graduatoria lì, non so adesso come si chiama, e ho iniziato le varie cure, quindi di ormoni, con varie punture. E la prima volta ero molto stanca fisicamente, ero appesantita dalla situazione, però era solo questo e avevamo anche completato un ciclo, ma poi non si è attecchito, diciamo, quindi non è andata la gravidanza. Invece poi ho fatto altri 2 tentativi che però non sono andati bene perché ho avuto una sovrastimolazioni, quindi le ovaie si erano ingrossate. La seconda volta stavo abbastanza bene, avevo solo un po' la pancia gonfia, mentre la terza volta sono andata anche in ospedale perché avevo 7-8 centimetri di ovaia per parte, facevo fatica a camminare e lì mi sono un po' spaventata. Lì ho detto basta e infatti anche adesso devo dire la verità, non so se me la sento di riniziare a fare queste cose perché è pesante. Cioè, comunque tu sì, sembrano dici vabbè ti fai delle punture, ma ti cambiano totalmente il ritmo, tu il pensiero ce l'hai lì e comunque dici ci sto provando e riaccendi quella fiamma, no, e anche se dici sono pronta al no, non sei mai pronta totalmente. È questo che mi spegneva e mi spegne a volte e soprattutto mi spegne ancora di più quando vedo il test e vedo gli occhi di mio marito che brillano, "Ah, no guarda questo mese no" e si rispengono. Perché lì dici: "So che non sei tu, sono io". Ecco. E questa cosa Ti è senti quella un po' in che colpa. sì, questa cosa è quella che mi distrugge di più. Infatti io ti volevo chiedere, no, perché dal tuo racconto si capisce che cioè si passano per tante cose, tante emozioni, però per te cos'è stato più difficile, il momento più difficile, la situazione più difficile che hai dovuto affrontare durante questo percorso? Il vedere sì, mio marito spegnersi, vedere i suoi occhi spegnersi quando: "No, questo mese no". Questa è la cosa che mi fa più male e con cui sono stata più male, tant'è vero che ho avuto un periodo in cui non avevamo iniziato le cure, però c'era tanta speranza, tanta voglia e mi stavo anche ammalando, perché ero entrata in quel loop in cui volevamo un figlio, non arrivava e mi sentivo sempre più in colpa e mi stavo scavando la fossa da sola. E infatti ogni volta che era il periodo in cui dovevano arrivare, magari vedevo segnali che in realtà non erano segnali di gravidanza, ma li interpretavo come quelli e quindi speravo e poi di nuovo era no, e di nuovo era no e io facevo giornate, settimane a piangere, a darmi la colpa, fino a che un giorno mi sono guardata allo specchio, letteralmente l'ho fatto proprio e ho detto: "Ele basta. Basta, ti stai ammalando. Non è questo che non deve andare così. Non è questo che deve succedere. Cioè riprenditi, qualunque cosa accadrà, come andrà, c'è un motivo. Cioè non è a caso. Sarà un no? Fa niente.
servirai a qualcos'altro, cioè non è che serviamo solo per fare figli, quindi c'è un motivo e sarai usata da Dio anche per altre cose e per altre donne probabilmente, come un po' sta accadendo in realtà. Quindi sì, questa fase è stata la più difficile. Gestire invece la relazione con le persone che ti stavano intorno, nel senso doverlo spiegare. Lì è un'altra fase, però a volte forse sono stata un po', non so, acida, mettiamola così il termine, però non ho fatto entrare tutti in questa situazione volutamente, perché sapevo che spesso davanti c'erano persone che non capivano. I miei genitori sono stati molto accanti in questo. A volte, vabbè, capita ancora adesso che magari non capiscono fino in fondo, però lo so che non lo fanno con cattiveria. Cioè, e quindi magari gli dico: "No, papà, mamma, ok, no, questa frase no". Altre persone invece a volte anche sapendo sono venute a dirmi: allora dai, quando fai un figlio? Dai che divento vecchia, eh. Oh, me lo vuoi fare questo figlio o no?" Non lo scelgo, non ho la bacchetta magica. A volte ho risposto anche così: "Non ho la bacchetta magica. Sai, non insistere, quando arriva, arriva". O a volte sorridevo, alle persone cui non mi conoscono e non sanno la storia sorrido e dico: "Okay, quando arriva, non lo so, vedremo". Sto vaga, però sì, le persone non hanno molto tatto su questo, purtroppo. Magari ascoltando questo podcast lo avranno un po' di più, nel senso che magari viene dato per scontato che la gravidanza è qualcosa di immediato, facile, ma ognuno, no, ha dietro la sua storia. Sì, bisogna stare molto attenti, secondo me. Non sai mai chi hai davanti, ma in generale nella vita non sai mai la persona davanti che cosa sta affrontando in quell'esatto momento, quindi bisogna fare attenzione alle parole perché hanno un peso. Ecco, infatti va oltre al concetto della gravidanza, effettivamente su tutte le aree della nostra vita, no, perché tendiamo magari a volte le nostre fasi c'hanno anche dei giudizi su quello che abbiamo vissuto noi, ma a volte non sappiamo quello che ha vissuto la persona che è davanti a noi, quindi un po' più di sensibilità ogni tanto, ma poi a volte viene anche automatico, non ce ne rendiamo conto, Sì, è vero. e rischiamo di fare male alle persone. Io ti volevo chiedere, un po' l'hai già detto, no, che ti sentivi in colpa, ma, ti sentivi anche una donna inferiore alle altre e adesso, cioè ti sentivi inferiore alle altre anche? Per non Sni, nel senso mi sentivo che mancava un pezzo, quello. Cioè non che valevo cioè non valere meno, non so come spiegarlo in realtà, quasi incompleta, ecco. Più che altro quello, dicevo cioè c'è desiderio e non posso. Cacchio. Sì, forse sì, un po' inferiore sì, alla fine se ti senti incompleta magari inferiore, sì, ci sta come anche termine. Sì, soprattutto quando magari vedi le ragazze di fianco a te che hanno la tua età e hanno un figlio e tu: manco sempre io, yuppie". infatti ti volevo chiedere, no, questa sensazione tipo, magari non so se ti è capitato anche di vedere qualcuno che neanche li volesse o comunque che ha avuto molto facilmente, il tuo cuoricino lì come C'è stata l'anno scorso una mia amica delle superiori che in realtà aveva appena iniziato, non era neanche troppo convinta, è rimasta incinta subito. Quando me l'ha detto ero felice, ma purtroppo non del tutto, cioè è brutta cosa come dire, cioè è una cosa non troppo carina in realtà, però era tipo: "Cavolo, lei sì e io no". Eppure guarda quante cose stavo facendo, perché ero proprio nella fase in cui stavo facendo anche le cure, no, quindi questa cosa mi pesava ancora di più. Cioè sei felice, cioè adesso ho imparato a essere veramente felice per chi rimane incinta, una persona che rimane incinta, però in quel periodo, forse perché stavo proprio attraversando le cure, era tipo: "A lei sì e a me no", di nuovo, per l'ennesima volta. ti tendevi a paragonare, Sì, diciamo, no, la tua situazione. penso sia anche
Penso sia normale. Perché sì, però sì, mi paragonavo, dicevo, cacchio, sempre alle altre, io sono qua, sempre così. Esatto, sì. Adesso ti faccio una domanda che ho fatto sempre e faccio sempre qui al podcast Scoprirsi Donne. La domanda è, se potessi dire qualcosa alla te di qualche tempo fa, o magari all'inizio di questo percorso, cosa gli diresti? Gli direi di non smettere, di fare comunque il percorso che ha fatto, indipendentemente da come sarebbe il risultato finale, perché c'è uno scopo, c'è un perché e l'avrebbero resa semplicemente più forte e più consapevole di se stessa, si sarebbe scoperta di più e di non preoccuparsi perché indipendentemente da come andava era amata, Che bello. questo. No, io invece volevo concludere dicendo una cosa a te e alle donne che ci stanno ascoltando, che tu non hai nessuna colpa, tu non sei inferiore, anzi, io conosco Ele e posso affermare che è una donna fantastica. Sono sicura che tuo marito ti ama così e quindi volevo proprio passare questo messaggio, che è un percorso. È un percorso ma non ci rende inferiore, non ci rende meno di nessun'altra, anzi, proprio come dice il nome del podcast, Scoprirsi donna, proprio in questo percorso, come ci hai raccontato anche te, penso che tu ti sia scoperta Sì. molto e quindi ti volevo veramente ringraziare per essere qui, perché io so che questa storia arriverà dritta al cuore di tante altre donne lì che stanno affrontando Altri percorsi simili magari. altri percorsi simili, sì. Sì. Non sei sola, non siete sole. No, decisamente. Ecco, infatti purtroppo siamo arrivati alla conclusione di questo episodio e ti ringrazio Grazie a veramente, te. grazie di essere stata qui e a te che ci hai seguito fin qui, grazie per averci seguito fin qui e ti do appuntamento per il prossimo episodio di Scoprirsi donna. Ciao! Ciao.